Facciamo il pollo, sì, facciamo il pollo, dentro qui, facciamo l'arrosto, così dopo ti becchi tutti i pezzetti. Cena per 3, tutto in una pirofila dentro nel forno perché è domenica, tra l'altro non c'ho voglia di fare niente. 3 euro, 2,92, 3 euro di pollo, 1 euro tra patate e carote, pezzettino di pancetta, pezzettino di cipolla, 4 olive, fine degli ingredienti. Siamo in 3, Beatrice, io e Zampa. Allora, così, poi coscette di pollo, normale, va bene anche la sovraccoscia, quello che c'è. Poi prendo 4 patate, tagliate a pezzi da patata al forno, ecco, così. Non troppo grandi, non troppo piccoli perché sennò si asciugano. Una carota, se vi piace, vanno bene anche i peperoni, vanno bene anche altre verdure, ci mettete un po' quello che volete, però patate e carote secondo me è perfetto. Una cipolla, anche questa è facoltativa, se volete ci potete mettere anche l'aglio, però la cipolla è perfetta perché addolcisce molto. Pezzettino di pancetta affumicata, bacon, chiamatelo come volete, ci sta benissimo, però se non volete metterlo o non ce l'avete va bene anche la salsiccia, oppure non ce lo mettete proprio che viene buono lo stesso. Tagliati abbastanza piccolini, a bastoncini, così si asciugheranno bene e lasceranno giù tutto il loro sapore. Manciata di olive verdi o nere, però importante che siano denocciolate e fate così, le schiacciate, perché verranno molto più buone. Paprika dolce, a piacere, io la metto perché a casa mia se non c'è la paprika succede la rivoluzione francese, però è buona, vedete voi, se la volete la mettete, se non volete non la mettete, sta benissimo anche senza. Abbondante, non mi sono dimenticato, ci va. Sale, non troppo perché abbiamo messo tante olive, però un pochino ce lo mettiamo. Pepe, se volete anche del peperoncino, olio d'oliva, pochino, adesso io sto qua un po' perché c'è il piscino, va piano piano, però insomma se avete quello che va giù forte non così tanto. Qualche giro di quello fine, e lo mischio. Potevo usare una bacinella più grande che ero più comodo, però dopo c'era una roba in più da lavare, siccome io non ho voglia di lavarvele, ce lo faccio stare qui dentro. Comunque l'importante è massaggiare, bisogna massaggiare bene, perché la paprika deve arrivare dappertutto, la pancetta, tutto, il condimento, da tutte le parti. Ci sta bene anche del rosmarino se volete mettercelo. Pollo e la patata, vedete com'è bello? Vestito di paprika, vestito di olio, bello saporoso, ecco, così viene buono. 200 gradi, 40 minuti, a metà cottura gli guardiamo addosso, non bisogna metterci niente, vino, birra, latte, tè, camomilla, niente, 40 minuti. Passati circa 30 minuti andiamo a vedere un po' come sta il nostro pollo, ecco, l'ho rosolato leggermente sopra, facciamo questa cosa, giriamo le coscette, così si possono rosolare anche dall'altra parte. Quelle rimaste sepolte sotto le patate le tiriamo su, non bagniamo con niente, non gli facciamo niente, lo ributtiamo dentro e gli facciamo fare in altri 20 minuti. Totale comunque, come dicevamo, 40 minuti, facciamo anche 50, dipende un po' dalla grandezza delle cosce di pollo. È pronto, alla fine sono passati 50 minuti, però è dorato perfettamente, guardate che meraviglia, e voglia di mangiarlo, bello rossiccio, patate, profumo incredibile, mamma mia, andiamo a mangiare, va. Guardate che belle, sono dorate perfettamente, anche le patate sotto sono cotte al punto giusto, sono pronte a mangiare i pezzettini di pancetta. Qui c'è la fine, guardate, c'è lì Zampa che sta sbavando, povera bestia. Zampa, e questa chi la mangia? Aspetta che scotta.